Ferma lo scroll immediatamente. Quello che sto per dirti cambia tutto. Dimmi una cosa, il tuo piano di sopravvivenza urbana sopravviverà veramente al caos? Rovine della città, preparazione per acqua e attrezzatura, bunker e scorte. Tutti parlano di questo. Il vero rischio esiste già, silenzioso, invisibile, proprio davanti alla tua porta d'ingresso. Se il sistema fallisce, credimi, la maggior parte dei problemi critici non arriva dagli altri esseri umani. Sbagliato. Il problema più grave non ha né quattro zampe, né ali, né nessuno dei due. E dopo 30 giorni da un vero collasso, 4 specie animali conquistano la tua città. Nessuno parla di questo, nessuno, perché sembra banale, perché non ha l'effetto film, perché topi e zanzare non sono drammatici come predatori armati. Ma la matematica è spietata. La peste, nel Medioevo ha eliminato 50 milioni di persone in Europa, non con spade, con pulci di ratto. Il virus del Nilo occidentale causa ancora problemi gravi oggi in Italia. Non tramite armi, tramite una singola puntura di zanzara. Senza ospedali, senza antibiotici, senza controllo delle infezioni, un singolo contatto con animali diventa un rischio estremo. Questo non è un film dell'orrore, questa è epidemiologia. Livello 1, il ratto, la bomba silenziosa sotto i tuoi piedi. Roma ha circa 6 milioni di ratti stimati, il doppio della popolazione umana. Milano, Napoli, Torino, ogni grande città italiana ha letteralmente una rete sotterranea di ratti. Raccolta rifiuti, smaltimento fognature, controllo parassiti, dipartimenti igiene municipale. Il sistema fallisce, i rifiuti restano, gli specialisti del controllo parassiti non vengono più. Cosa succede dopo? Un singolo ratto in condizioni ottimali produce fino a 2000 piccoli all'anno. 2 ratti, ambiente senza controllo, un mese di dicembre, e hai un problema in crescita esponenziale. Pensi che il tuo problema principale sia il vicino dall'altra parte della strada. Ma è qui che diventa veramente critico, spietato. I ratti non ti causano problemi direttamente. Il problema non sono i ratti. Il problema sta in ciò che portano con sé. Leptospirosi, infezione batterica, trasmessa tramite urina di ratto. Sintomi, febbre alta, dolori muscolari, insufficienza renale. Senza trattamento antibiotico, tasso di fallimento fino al 50%. Antivirus, trasmesso tramite escrementi di ratto, polvere di ratto, urina di ratto. Non devi nemmeno toccare il ratto, respiri solo la polvere depositata sulle tue scorte. Insufficienza polmonare, nessuna terapia specifica, nessuna seconda possibilità. E poi c'è la peste bubbonica, non storia, non medioevo, attiva in Europa. Il batterio Yersinia pestis vive nei roditori, vettore, pulci. Quando le colonie di ratti esplodono le popolazioni di pulci. Quando umani e ratti si avvicinano perché edifici vuoti e cibo concentrato, la probabilità di trasmissione aumenta matematicamente. Questa non è allarmismo, questa è epidemiologia delle infezioni da manuale. Cosa significa per te? Le tue scorte in contenitori di plastica non sono sicure. I ratti rosicchiano attraverso la plastica in meno di 20 minuti. Il cartone è colazione, le casse di legno sono pranzo, solo metallo e vetro duro massiccio sopravvive. La tua posizione di sonno a terra è un errore. Posizione di sonno elevata almeno 50 cm sopra il pavimento riduce massivamente il contatto con pulci e ratti. Questo non è un problema di comfort, questa è una necessità medica. E l'errore più grande che il 99% dei prepper fa, mettono da parte il cibo ma non pensano alle conseguenze. Dove c'è l'odore del cibo, ci sono ratti. Dove ci sono ratti, ci sono rischi. Il prepper che ha riempito il suo seminterrato con 500 kg di cibo si è costruito un nido di ratti. Non mangerà quel cibo. I ratti lo mangeranno e i batteri creeranno problemi a lui. Livello 2, l'uccello, il tuo guardiano invisibile e il tuo deposito proteico. Ora arriva la parte che nessuno si aspetta. Gli uccelli non sono il nemico. Gli uccelli, compresi correttamente, sono il tuo sistema di sorveglianza più prezioso. Cornacchie, gli uccelli più intelligenti d'Italia, cui scientificamente documentato, paragonabile a un bambino di 7 anni. Le cornacchie riconoscono i volti umani, le cornacchie ricordano i nemici. Le cornacchie comunicano pericoli all'interno del loro gruppo con richiami d'allarme specifici. Cosa significa per te?
Una colonia di cornacchie intorno al tuo edificio è Hey, un sistema if di you like this allerta precoce content, make sure biologico. to hit that subscribe Quando gli button umani si right avvicinano now. alla tua base, le cornacchie suonano l'allarme. Non perché vogliono aiutarti, perché movimento e cambiamento nel loro territorio le attiva automaticamente. Impari a distinguere i richiami. Comportamento territoriale normale versus vero allarme. Sembra primitivo, è primitivo e ha salvato generazioni di avamposti prima che esistesse l'elettronica. Allo stesso tempo, piccioni. Roma ha oltre 300.000 piccioni urbani. Milano, Napoli, Torino, ogni grande città italiana ne è piena. I piccioni sono proteine. Hai Vambana 150 a 200 G è facile da catturare se sai come. Nessun rumore forte di fucile, nessuna attenzione, nessuna munizione sprecata. Gli antichi romani tenevano piccioni per l'approvvigionamento di carne. Hey, Durante if you like l'assedio this medievale content, delle make città sure to hit that italiane, subscribe i button sopravvissuti right now. mangiavano piccioni. Non perché volevano, perché era proteina. Il punto vero è questo: la maggior parte delle strategie di sopravvivenza ignora ciò che è già presente in città. Parlano di caccia in montagna, a 50 km di distanza, mentre la fonte di proteine si sta scaldando sul tuo tetto. La sopravvivenza urbana significa capire l'ambiente urbano in modo nuovo, non fuggire, ma adattarsi. Cornacchie come sistema di sicurezza, piccioni come fonte di cibo. Due problemi: zero costi, zero preparazione, solo conoscenza. Livello 3. Il cane, il tuo migliore amico, diventa il rischio più grave. Qui finisce il romanticismo. Ogni prepper ha il piano: cane fedele, guardiano affidabile, miglior amico nel caos. E nella prima settimana è vero, nella Hey, prima if you settimana like il this cane è ancora il tuo content, make cane. sure to hit that Ti subscribe conosce, button ti right segue, now. abbaia quando arrivano estranei. Ma inizia la seconda settimana, poi la terza. L'Italia ha circa 10 milioni di cani domestici. Quando il sistema fallisce, quando i proprietari fuggono, hanno problemi o semplicemente non sono più in grado di prendersi cura dei loro animali, questi 10 milioni di cani non aspetteranno semplicemente. Si adatteranno. E i cani si adattano con una velocità che sciocca chiunque abbia mai pensato che la domesticazione fosse permanente. Studi scientifici da regioni di crisi europee, dalla ex Jugoslavia, dalla Grecia durante la crisi economica, dall'Ucraina, mostrano sempre lo stesso schema. Giorno 1 a 7, i cani cercano i loro proprietari. Hey, Sono if you like confusi, this content, ansiosi, make sure to hit that bisognosi. subscribe button Giorno right 8 a now. 14, primi gruppi si formano. Cani senza proprietario si uniscono. Istinto. Giorno 15 a 30, il gruppo ha una gerarchia. I territori vengono marcati. Il comportamento di caccia ritorna. Un singolo cane non è un problema. Un gruppo di 20 cani rinselvatichiti è un capitolo diverso. In Italia meridionale, specialmente in Campania e Puglia, i cani randagi sono già un problema documentato in tempo di pace. Dopo il terremoto dell'Aquila nel 2009, i gruppi di cani abbandonati sono aumentati drasticamente. Questi sono tempi di pace, con sistema sanitario funzionante, con ospedali che trattano ferite da morso. Senza ospedale, senza vaccinazione, senza antibiotici, un singolo morso di cane viene calcolato diversamente. Il fattore tempo è decisivo. Nelle prime 72 ore dopo il collasso puoi ancora facilmente catturare, addomesticare e integrare i cani nel tuo sistema. Un cane ben addestrato è un sistema di sicurezza senza elettricità, senza manutenzione, senza parti di ricambio. Ma la finestra si chiude. Dopo 2 settimane, il cane che incontri per strada non è più l'animale che conosci. È un predatore che conosce un gruppo, difende un territorio e ti valuta come potenziale concorrenza per il cibo. E ancora qualcosa che nessuno dice: i cani rivelano la tua posizione. Un cane che abbaia nell'area urbana silenziosa e abbandonata è un segnale acustico a centinaia di metri di distanza. Chiunque senta, sa che lì c'è qualcuno. Lì c'è qualcosa da prendere. Invisibilità tattica è un cane mal addestrato allo stesso Hey, tempo if you non è like una this content, contraddizione. make sure to hit that È subscribe un problema button critico right in 2 now. fasi. Livello 4, la zanzara, il fastidio più grande da cui non puoi scappare. Dimentica tutto quello che hai sentito finora. La vera minaccia è quella che a malapena vedi a occhio nudo. La zanzara è la creatura più pericolosa della storia. Non lo squalo, non il leone, la zanzara. Ha colpito troppe persone nelle guerre e continua a farlo anche mentre i sistemi sono ancora attivi.
Ora immagina che l'infrastruttura finisca. Il punto che tutti perdono è questo: questi esseri non hanno bisogno di nulla per riprodursi. Un contenitore d'acqua, armadi, alberi, case, una grondaia intasata, secchi d'acqua, sono tutte opzioni. Quando questa infrastruttura smette di funzionare, anche la rete fognaria si ferma. Tutta la sporcizia si accumula, i tombini traboccano. E il punto principale è la deposizione delle uova. Questi esseri si moltiplicano molto rapidamente in una settimana. Una singola femmina può deporre centinaia di uova in 10 giorni. In un mese diventano un vero esercito, soprattutto nel caldo estivo italiano. Dopo l'arrivo dell'estate, le persone generalmente si ammalano. Silenziosamente, ma nessuno se ne accorge. Il virus del Nilo occidentale non è solo un problema di geografie lontane. È successo in Italia e allora nel 2018 tutti i sistemi erano attivi e funzionanti. E anche la chikungunya. Nel 2007 ci sono state 2 epidemie e coloro che hanno condotto questi attacchi, la zanzara tigre, sono ora ovunque nel paese da nord a sud. E l'argomento più critico, la malaria. Oggi tutti dicono che appartiene al passato. Ma in Italia è stata ufficialmente registrata, l'hanno eliminata solo nel 1970. Il parassita causale Plasmodium può diffondersi nuovamente quando si creano le condizioni appropriate. Inoltre, le specie portatrici Anopheles continuano a esistere, specialmente nelle zone umide della pianura padana, nella regione della Maremma toscana e intorno al delta del Po. In un'area densamente popolata, se le strutture sanitarie finiscono, se i sistemi crollano, si verifica un collasso molto solido. Questo processo non avviene in 30 giorni, avviene in almeno 2 anni. Quei 2 anni iniziano il primo giorno. Allora come si risolve il problema? Eliminare l'acqua. Non importa da dove provenga, dentro o fuori l'area vitale. Bacillus thuringiensis israelensis, BT, è un agente biologico che prende di mira lo stadio larvale delle zanzare. È considerato il più sicuro per le persone e tutti gli animali. Proteggere il corpo non è un piacere, è una necessità. Specialmente di notte nei mesi estivi, vicino al tramonto. Il calcolo finale. Ecco la verità che questo canale sostiene e che quasi nessuno vuole sentire. La sopravvivenza urbana in Italia non è un problema di attrezzatura, è un problema di conoscenza. Il prepper romano con il fucile più costoso che non riconosce il ratto come bomba biologica ha fallito. Il prepper milanese con il miglior veicolo che ignora l'acqua stagnante in cantina ha fallito. Il prepper napoletano con più conserve che non sa che il suo cane in 2 settimane diventa un animale da branco ha fallito. 4 animali, 4 rischi, 4 categorie di problemi critici che si materializzano tutti entro 30 giorni da un vero collasso. Il ratto porta i batteri. L'uccello ti dà avvertimento e proteine se lo capisci. Il cane è il tuo strumento se agisci presto e il tuo problema se aspetti. La zanzara è silenziosa, invisibile e crea problemi abbastanza lentamente che pensi di avere tempo. Non hai tempo. L'ecosistema urbano italiano non collassa al rallentatore. Si ribalta velocemente. E quando si ribalta, prendono il sopravvento le specie che sono sempre state lì, che non hai mai notato perché l'infrastruttura le teneva a bada. Ora non c'è più infrastruttura. Ora ci sei solo tu, la tua conoscenza e la domanda se prendi sul serio tutto questo. La maggioranza non ha problemi a causa del collasso stesso. La maggioranza ha problemi dopo il collasso. Silenziosamente, biologicamente, banalmente. Tu no.